Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di calciomercato, della situazione Lookman. Ci sono delle novità che però purtroppo non provengono direttamente dall'Inter, ma sono novità che arrivano dall'estero e precisamente dall'Inghilterra, e andremo a vedere anche delle situazioni in uscita. Le situazioni corrispondono ai nomi ancora di Sebastiano Esposito e di Mehdi Taremi, per il quale sembra muoversi qualcosa. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, un grandissimo aiuto anche in questo periodo insomma di vacanze, dove stiamo andando avanti con postazioni per così dire di fortuna. Iniziamo dalla situazione Lookman. Come detto, non ci sono sostanziali novità, l'Inter sta attendendo per il rilancio. Il calciatore sembrava almeno aver dato la priorità all'Inter, occhio però perché arrivano delle notizie molto differenti dall'Inghilterra. Questo non significa che l'Inter non sia più in pole su Lookman. L'Inter ha comunque un vantaggio importante grazie anche ai contatti con l'entourage, grazie già all'accordo che c'è col calciatore, ma allo stesso tempo ci sono delle insidie. Le insidie, come detto, arrivano dall'Inghilterra e precisamente dall'Arsenal. Andiamo infatti a riprendere un articolo di oggi del The Sun, quindi testata giornalistica importante in Inghilterra, dove appunto si riporta dell'interesse dell'Arsenal per Lookman. Lo andiamo anche a leggere, l'articolo del The Sun. La traduzione è l'accordo da 45 milioni di sterline per Ademola Lookman potrebbe tornare in vigore mentre Arteta cerca di superare i problemi di infortunio sul mercato. Ovviamente prendendo con le pinze questa traduzione, però insomma c'è la possibilità che l'Arsenal provi a sborsare queste 45 milioni di sterline, quindi che corrispondono ad una cifra molto vicina ai 50 milioni che potrebbe richiedere l'Atalanta, e quindi insomma pericoli che arrivano dall'estero. Continuiamo infatti poi a leggere: l'interesse dell'Arsenal per Ademola Lookman è stato ampiamente riportato da Sun Sport negli ultimi 12 mesi e continua ad esserci. Con l'ala della nazionale nigeriana che sciopererà all'Atalanta per assicurarsi un trasferimento quest'estate, i Gunners stanno monitorando attentamente la situazione. Ovviamente lo sciopero di Lookman si riferisce, ripeto, prendiamo con le pinze la traduzione letteraria, però ovviamente si riferisce alla situazione di Lookman, che sta andando un po' allo scontro con l'Atalanta, quindi non si sta allenando, anzi non si è presentato a Zingonia. Continuiamo a leggere. Il Sun riporta: ma hanno concorrenza, quindi riferito ovviamente agli uomini mercato dei Gunners. L'Inter ha fatto 2 offerte respinte per il 27enne, con l'Atalanta che insiste sul fatto che non lo venderà a un altro club di Serie A. L'Inter ci ha provato con un'ultima offerta di circa 40 milioni di sterline, quindi circa 45 milioni di euro totali. L'Atalanta punta ad incassare almeno 45 milioni di sterline. Poi si riporta anche Napoli e Atletico Madrid sono interessati. L'Arsenal sta tenendo d'occhio il futuro del calciatore qualora dovesse perdere altri obiettivi, tra cui Eze del Crystal Palace. In più c'è anche un'altra situazione legata a Leandro Trossard, che per l'Arsenal potrebbe essere in uscita. Il belga è anche all'ultimo anno di contratto, seppur l'Arsenal vanta un'opzione. Nel caso in cui Arteta dovesse monetizzare con la cessione di Trossard, ecco che poi potrebbe tornare di moda Ademola Lookman. Parole che fanno un po' il paio, parole per l'articolo. Ringraziamo l'iscritto al canale Emiliano che mi ha gentilmente inviato il link. Parole che fanno un po' il paio con un video di qualche settimana fa, qualche mese fa. Era un video di un'emittente sportiva inglese, quindi si parlava di Ademola Lookman, che aveva in progetto di tornare in Inghilterra. Il suo sogno sarebbe stato tornare a giocare in Premier e l'Arsenal insomma rientrava tra le sue squadre preferite. Ora ovviamente nel corso di qualche mese o addirittura anche di qualche settimana possono cambiare gli scenari. Sicuramente Lookman è interessato al trasferimento all'Inter. Per Lookman probabilmente è ancora la priorità all'Inter. Ma occhio però, perché in Italia ci stanno raccontando che l'Inter non ha rivali per Lookman, che l'unica soluzione è l'Inter, che Lookman ha rifiutato Atletico e Napoli e che non c'è nessun altro interessato. Non sembra essere affatto così, perché
se arrivano prima delle voci secondo le quali Lookman qualche mese fa sognava di tornare in Premier e oggi il Sun riporta l'interesse dell'Arsenal, è chiaro che si sta facendo viva qualche squadra straniera, e sappiamo che l'Arsenal non avrebbe tanti problemi ad accontentare l'Atalanta. E allora adesso la mia sensazione è che o si faccia in fretta ad accelerare, a fare questo rilancio, a cercare di capire subito qual è la cifra che chiede l'Atalanta e quindi poi prendere una scelta in un senso o nell'altro, oppure si rischia seriamente di rimanere beffati, perché se oggi dovesse muoversi l'Arsenal e arriva a quei 50 milioni, l'Atalanta sicuramente accetterà l'offerta e il calciatore non è detto che poi non cambi idea, perché se l'Atalanta insomma si impone di non cederlo in Italia e arriva una squadra come l'Arsenal che non avrebbe problemi ad offrire anche un ingaggio superiore a quello che ha offerto l'Inter, chiaro che Lookman potrebbe facilmente cambiare la sua idea e quindi insomma poi l'Inter si troverebbe nell'ultima fase del calciomercato con Lookman perso, con l'obbligo di trovare praticamente un sostituto e il rischio concreto che possa ripetersi un po' la situazione che abbiamo visto con Lukaku qualche anno fa, quando è saltato l'accordo col belga e poi l'Inter si è trovata negli ultimi giorni di mercato a cercare un attaccante, nelle ultime settimane in realtà, e con i prezzi che poi schizzavano alle stelle, perché sapevano che l'Inter aveva in programma un investimento importante e aveva necessità di inserire in organico quel tipo di calciatore. Inter che per il rilancio, come detto, potrebbe sfruttare anche introiti dal mercato. Sebastiano Esposito sembrava diretto al Parma, in realtà il Parma ha l'accordo con l'Inter, come dicevamo ieri, non ha però l'accordo col calciatore. E forte di questo, nelle ultime ore è tornato l'interesse del Cagliari, che avrebbe rilanciato, e in questo momento Esposito sembra più vicino al Cagliari che al Parma, quindi insomma giorni caldi per la cessione dell'attaccante che lo scorso anno è stato in prestito all'Empoli, dovrebbe arrivare, come si suol dire, con tante fresco nelle casse dell'Inter, seppur non sarà una cifra altissima, si parla comunque di circa 4 milioni più percentuale. Il Parma aveva trovato l'accordo con 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Facile pensare che insomma le cifre siano molto simili a quelle che offrirà il Cagliari. Chiudiamo anche con la situazione Mehdi Taremi, uno di quei calciatori difficili da cedere, però occhio, perché nelle ultime ore c'è stato un interesse forte del Leeds che avrebbe superato la concorrenza di altre squadre della Premier, avrebbe già un principio d'accordo col calciatore, col suo entourage, insomma sta muovendo passi ufficiali, non si è ancora mosso ufficialmente con l'Inter, probabilmente vorrà farlo quando avrà il gradimento totale del calciatore e a quel punto poi inizierà la trattativa. L'Inter chiede una cifra di circa 8-10 milioni. La mia sensazione è che una volta che Leeds avrà l'ok totale di Taremi possa offrire anche meno della metà, forte sia della volontà del calciatore, forte del fatto che l'Inter si trova quasi obbligata a cedere Taremi e del fatto che comunque anche un introito di 3-4 milioni rappresenterebbero per l'Inter una forte plusvalenza, perché ricordiamo lo scorso anno è arrivato a zero, e soprattutto da non sottovalutare un risparmio importante sul monte ingaggi, quindi comunque sarebbe un'operazione che, se non dovesse portare un grosso introito dalla cessione del cartellino, porterà comunque un risparmio importante per quanto riguarda l'ingaggio di Mehdi Taremi. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto su queste voci che provengono dall'Inghilterra, se secondo voi l'affare Lookman potrebbe diventare improvvisamente a rischio con interesse straniero. Insomma, come dico sempre, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.